Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui parliamo di pittura delle miniature e arte in generale, quindi se non volete perdervi nessuno dei prossimi video iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Nel video di oggi parliamo di aerografo, uno strumento tanto amato quanto temuto. Alcuni lo temono, altri non riuscirebbero più a farne a meno. Non è uno strumento difficile da usare o maneggiare, tantomeno spaventoso, bisogna solo capirlo e saperlo trattare nel modo corretto, un po' come fosse un ippogrifo. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo! L'aerografo è uno strumento inventato ormai nel lontano 1879 con un funzionamento leggermente diverso da quello in commercio ora. È costituito da un'aeropenna raccordata ad un compressore grazie ad un tubo flessibile. Tramite l'aria compressa ricevuta dal compressore permette di colorare con pittura nebulizzata, sia essa acrilica, ad olio, acquarello o solvente. Proprio per quest'ultimo esistono aerografi con guarnizione in teflon anziché in gomma, così da permettere l'utilizzo di solventi più aggressivi senza danneggiare i componenti. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche da cercare in un aerografo. In questo video ci concentreremo sulla pittura delle miniature e più in generale sul modellismo e quali caratteristiche lo rendono uno strumento ottimo da affiancare alla pittura a pennello. La prima cosa che dobbiamo controllare per scegliere un aerografo è azione singola o doppia azione. Con azione singola si intende il tipo più semplice di aerografo, nel quale con il grilletto è possibile soltanto aprire o chiudere il flusso d'aria, senza regolare la quantità di colore. Dato che si tratta di uno strumento adatto solo a lavori meno precisi, è sconsigliabile utilizzarlo per il modellismo. Per questo ultimo, meglio optare per un aerografo a doppia azione, che permette un maggiore controllo. Nello specifico, con il movimento avanti e indietro del grilletto in orizzontale si regola il flusso di colore, mentre premendo più o meno in verticale si regola quello dell'aria. Il serbatoio non è altro che il contenitore in cui viene inserito il colore in attesa di essere nebulizzato sul soggetto. Possono essere grandi o piccoli, in acciaio o in vetro, posti sotto il corpo centrale dell'aerografo, in caso soprattutto di grandi serbatoi, laterali oppure sopra, chiamati a gravità. È proprio quest'ultima caratteristica quella più indicata per il modellismo, dato che si tratta di una posizione comoda per il refill e le dimensioni relativamente ridotte ben si prestano alle piccole quantità di colore che si utilizzano su piccoli modelli. Con ugello non si intende altro che il diametro di uscita del colore nebulizzato. Per medie e grandi superfici è meglio optare per un ugello di dimensioni 0,3-0,4 o superiori. Per lavori di precisione e piccoli dettagli, meglio optare per misure che vanno dallo 0,15 allo 0,25. Va da sé che più è sottile l'ugello, più richiederà frequenti pulizie durante le sessioni per evitare incrostazioni. Misure come lo 0,25 e 0,3 sono ad esempio degli ottimi compromessi per avere uno strumento in grado di fare sia lavori meno dettagliati come il primer o il protettivo, sia con qualche accortezza anche lavori più precisi come rifiniture e sfumature. Gli aerografi di fascia medio-alta presentano anche una caratteristica che permette di aumentare il controllo e la precisione. Hanno una regolazione, come fosse un fine corsa, che permette di regolare ulteriormente il movimento del lago a seconda delle proprie necessità. Un acquisto da fare insieme all'aerografo è il compressore e anche qui occorre scegliere il tipo adatto. In quelli senza serbatoio e quindi a flusso continuo, la pressione e la portata dell'aria non sono costanti e per questo non è possibile aspettarsi troppa precisione. La mancanza di un serbatoio costringerà anche il motore a lavorare di continuo, portando ad un inevitabile surriscaldamento relativo al tempo di utilizzo. La presenza di un serbatoio d'aria, invece, permette di accumulare una certa quantità d'aria, intorno agli 8-10 bar interna al loro polmone, che verrà riempita di tanto in tanto dal motore, che si attiverà per compensare l'aria mancante. In questo modo il flusso d'aria ricevuto dall'aerografo rimarrà costante, con una maggiore precisione, e farà lavorare al minimo necessario il motore, prolungandone anche la vita. Quelli più consigliati sono del tipo a secco, ovvero che non richiedono oli nell'utilizzo che potrebbero sporcare l'aria emessa. Prendendo aria dall'esterno, tutti i compressori tendono ad accumulare condensa nel polmone ed è quindi indispensabile scegliere un compressore che abbia la valvola di spurgo, da aprire una volta al mese in mancanza di spurgo automatico. In questo modo si evitano problemi di sorta e incompatibilità tra condensa e metallo. Il fattore silenzioso
da esterni determina appunto la rumorosità del compressore. Quello da interni, ovvero quello silenzioso, si aggira intorno ai 55-60 decibel, mentre quelli da esterno viaggiano sui 90 decibel. I compressori di buona qualità hanno una manopola di regolazione della pressione che permette di regolare la pressione esercitata dall'aria e la conseguente fuoriuscita di colore, così da poter gestire al meglio il flusso in base al lavoro da fare. Questo tipo di regolazione non è precisa sui compressori economici. La pressione ideale varia a seconda del tipo di aerografo, ma all'incirca si aggira tra i 10 e i 20 psi per i dettagli e tra i 30 e i 45 per le basi. Per ridurre la formazione di condensa nel corpo dell'aerografo, meglio optare per un tubo con filtro anticondensa, che permetterà di eliminarla di tanto in tanto prima che arrivi all'aerografo. Vediamo ora come si usa. Per utilizzarlo in sicurezza, meglio armarsi di mascherina, meglio se con filtro per evitare inalazioni, e se necessario degli occhiali. Come stazioni ce la si può fare in casa con il fai da te, come ho fatto io con questo cartone, meglio se con l'aspirazione dietro, oppure acquistarne una già fatta. Nulla ovviamente vieta di aerografare ovunque, anche sulla scrivania, avendo cura semplicemente di non sporcare ciò che sta intorno. La consistenza del colore che si andrà ad usare è il fattore più importante. Rimanendo in ambito di colori a base acqua, si può scegliere tra gli ink, molto leggeri come consistenza e molto saturi, o gli acrilici già venduti per aerografo. Ovviamente possiamo tranquillamente usare qualunque altro colore acrilico classico che useremo a pennello, ma dovremmo intervenire aggiungendo del thinner per trovare la consistenza adatta. Stesso discorso va fatto con il primer, di qualunque marca e colore. So che alcuni preferiscono stenderlo senza diluirlo, ma personalmente ho sempre trovato che la resa e la facilità di applicazione sia decisamente migliore se leggermente alleggerito con qualche goccia di thinner. Per mischiare colore e thinner, io vi consiglio di controllare la miscela in un contenitore separato, prima di metterlo nel serbatoio, così da rendersi conto meglio della consistenza. Questi piattini in acciaio sono comodissimi e duraturi, vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata. La pulizia dell'aerografo è un argomento importantissimo che vi consiglio di non tralasciare. Avevamo già visto tutte le fasi della pulizia in questo video, che vi lascio qui e sotto in descrizione. Il soggetto che useremo per il video di oggi è questo bellissimo mezzobusto di Medusa, stampato in resina di Loot Studio. Iniziamo quindi con il primer, mettendo nel piattino primer e qualche goccia di thinner, partendo con una o due. Con un palettino mischiamo e teniamo d'occhio che aspetto assume il colore. Quello che stiamo cercando è la consistenza del latte o dell'inchiostro. In questo video non troverete percentuali o il numero preciso di gocce da usare, perché secondo me farsi l'occhio e rendersi conto della consistenza è molto più importante, così da non avere problemi o dubbi di fronte a cambi di marca. Se vediamo che il palettino fa resistenza, lascia righe nel colore o il colore non scorre al meglio, è il caso di aggiungere altro thinner, ma sempre una goccia alla volta per evitare di diluire troppo e sprecare colore per sistemare. Quando scorre bene, proprio come se fosse latte e presenta qualche minuscola bollicina, è della consistenza giusta. Prima di metterlo nel serbatoio, diamo una controllata all'aerografo e vediamo se esce fin da subito aria o se sono rimaste incrostazioni dalla sessione precedente. In caso vedessimo problemi nell'uscita di qualche goccia d'acqua o addirittura aria, muoviamo l'ago su e giù molto delicatamente, dopo aver allentato la vite che lo tiene fermo, e vediamo se si stappa. Fare questa operazione senza il colore già nel serbatoio facilita di molto la vita. Ora che è sistemato siamo pronti per cominciare, ovviamente stringendo la vite che tiene l'ago e aggiungendo il colore. Meglio prima fare sempre delle prove su carta, sia per la consistenza sia per la grandezza del getto. Nel caso del primer importa relativamente, ma come vedrete più avanti, per lumeggiature e lavori di precisione è importante. Stendiamo il primer su tutto il soggetto. In questo modo saremo in grado di stendere uno strato sottilissimo di colore, senza perdere il minimo dettaglio e di colorare anche i punti più nascosti, impossibile da raggiungere a pennello. Proprio gli strati sottilissimi, la grande precisione e il controllo lo rendono lo strumento perfetto per fare il primer, sia monocromatico che zenitale, nero, grigio e bianco. Allo stesso modo può essere usato per fare fonti di luce particolare, bagliori e molto altro. Ovviamente può essere usato anche per velocizzare la pittura vera e propria e le creazioni di lumeggiature e dettagli,
via via che si prende dimestichezza e si dispone di uno strumento adeguato. In questo esempio proseguiamo brevemente la pittura di alcuni elementi, con un colore verde smeraldo creato da acrilici normali, correttamente diluiti, ovviamente dopo aver ripulito completamente l'aerografo dal colore precedente. Per grandi campiture ci comportiamo come con il primer, avendo cura di stringere il fine corsa se ne disponiamo, oppure di non tirare fino in fondo il trigger, esercitando un maggior controllo e di conseguenza tenendo più stretto il getto. Lasciamo sempre asciugare tra uno strato e l'altro per evitare sovrapposizioni e aloni. Prima di passare ad alcuni dettagli, cerchiamo di capire meglio la consistenza. Se spruzzando vediamo questo oggetto molto puntinato, significa che il colore è troppo denso e fa fatica ad uscire, o che la pressione è troppo bassa. Basta quindi qualche goccia di thinner per sistemare o agire sulla pressione. Al contrario, se tende a uscire estremamente liquido, a sovrapporsi in modo incontrollato, a creare aloni o ragnatele, è troppo liquido, ci stiamo soffermando troppo sullo stesso punto o abbiamo aperto troppo il grilletto. Una cosa simile potrebbe accadere anche se non aspettiamo l'asciugatura tra uno strato e l'altro e se stiamo troppo vicini al soggetto. Stando più lontani si potrebbe sistemare, ma perderemo in precisione nell'applicazione. La stesura che cerchiamo è quindi uniforme dall'inizio alla fine, non troppo puntinata né difficile da nebulizzare, ma nemmeno troppo liquida. Cercando sempre la consistenza del latte o dell'inchiostro non potremo sbagliare. Per fare dei dettagli più precisi, magari con un colore più chiaro, possiamo dare anche dei piccoli colpettini sul grilletto, muovendolo in modo quasi impercettibile in orizzontale e verticale contemporaneamente, così da far uscire al minimo il colore e avere il pieno controllo di dove lo posizioniamo, facendo un lavoro di pazienza ma più meticoloso. In questo caso il fine corsa ci verrebbe in soccorso, aiutandoci e creandoci un blocco, ma solo il continuo utilizzo e l'esperienza ci permetteranno di avere un pieno controllo sul grilletto. Altro vantaggio dell'aerografo è la possibilità di usarlo anche con il protettivo, da diluire appena, ma che lascerà una finitura molto sottile, evitando i tipici problemi da protettivo in bomboletta. Ovviamente questi sono solo alcuni brevi esempi di uso dell'aerografo, basati sulla mia personale esperienza, ma che spero vi siano utili. Ogni giorno anch'io imparo nuovi piccoli accorgimenti per usarlo al meglio, e non c'è nulla di male nel prendersi il proprio tempo per capirlo appieno. Non è uno strumento necessario per la pittura delle miniature, ma sicuramente è uno strumento utile e versatile che può essere integrato più o meno in base alle proprie esigenze e che velocizza alcuni passaggi. Vediamo i pro e contro di scegliere un aerografo entry level o professionale. Gli aerografi cosiddetti entry level hanno un prezzo più accessibile e, considerando anche l'acquisto obbligatorio del compressore, permettono di approcciarsi la prima volta a questo strumento senza fare investimenti troppo grandi. Di contro, però, rischiano di penalizzare per via della progettazione approssimativa, la conseguente manutenzione tediosa, il minor controllo sulla stesura del colore e le rotture frequenti. Questo porta a problemi di pezzi di ricambio, difficili da trovare per marche poco conosciute, e rischia comunque di essere un acquisto temporaneo nel momento in cui si sentirà l'esigenza di un upgrade, sempre che l'esperienza con un prodotto mediocre non ci allontani dalla voglia di usarlo abitualmente. Rientrano in questa categoria ad esempio gli aerografi e i compressori Fengda, dal costo contenuto adatti ad un primissimo approccio, ma purtroppo non privi di difetti. Per quanto riguarda i prodotti professionali, hanno una progettazione efficace e un'ottima fattura, che li rende più semplici da pulire anche per merito di guarnizioni di qualità che impediscono al colore di andare dove non dovrebbe. I pezzi di ricambio sono semplicissimi da trovare e si trova assistenza clienti dedicata nelle marche di riferimento. Il controllo della stesura del colore è ottimo, anche in base alle caratteristiche del prodotto scelto, e se non per volontà di passare a qualcosa di ancora migliore, non c'è una vera e propria necessità di upgrade per via dei limiti del prodotto. Di contro, ovviamente, non possiamo non nominare il costo più alto e un investimento iniziale più alto considerando anche il compressore. Ovviamente nulla vieta di abbinare aerografo di qualità e trovare magari un compromesso sul compressore, sempre nei limiti di qualcosa di valido.
Alcuni prodotti consigliati che rientrano in questa categoria, che trovate sempre qui sotto, sono 3 aerografi Iwata in ordine crescente di prezzo e caratteristiche, ovvero il Neo, il modello base di un'ottima marca, l'Eclipse, ovvero il passo appena successivo con vite facili da raggiungere e un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, e l'HPC Plus, quello che mi avete visto utilizzare in questo video. Lo uso ormai da almeno 2 anni e non ho mai avuto problemi, con serbatoio di un'ottima misura e il comodissimo fine corsa, per un'ulteriore sicurezza sul controllo del flusso di colore, soprattutto nei primi tempi. Altra marca che potreste valutare è la tedesca Harder Steenbeck con la serie Infinity, aerografi di qualità ma che non ho ancora avuto occasione di provare personalmente. Per quanto riguarda i compressori, in base al budget a disposizione, si può optare per uno con piccolo serbatoio come questo Fengda, scendendo a compromessi con la precisione e una regolazione dell'aria molto approssimativa, oppure un modello come questo, uno step appena successivo in grado di soddisfare tutte le richieste di cui abbiamo parlato prima. Per chi desidera invece farsi un signor autoregalo, modelli estremamente di qualità come il PowerJet Iwata, con 1 o 2 regolazioni separate, sono ciò che sta cercando, ma molto probabilmente si tratta di un prodotto molto fuori budget e che non merita solo un uso saltuario. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che vi sia stato utile e se vi è piaciuto fatemelo sapere con un like. Se avete altri dubbi o domande non esitate a scrivermele qui sotto nei commenti e se avete altri suggerimenti condividetele con la community in modo che siano utili a tutti. Come sempre vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per i prodotti di cui abbiamo parlato, i consigliati e altri video utili. Io vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora siate creativi!